Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Chloe 18 Fake Family, sviluppato da GDS e già ben noto per la serie Chloe 18. A differenza degli altri titoli, dove interpreteremo proprio Chloe, in questo capitolo noi seguiremo i passi di Travis, un ragazzo che cerca di intraprendere la vita criminale per riuscire a fare colpo su una ragazza. Ma quando le cose si metteranno male, sarà Chloe ad aiutarlo, conducendolo nell'abitazione di una sua amica, dove grazie a una serie di bizzarri eventi riuscirà a fingere di essere il fratello di questa, morto da tempo. Per quanto riguarda il gameplay, questo è un po' inusuale rispetto ad altri titoli del genere. Può essere descritto come una visual novel punta e clicca, basato sul livello di relazione che instaureremo con i personaggi. All'interno del gioco non esistono scelte sbagliate, tutte le possibili interazioni serviranno a far aumentare determinate statistiche, che permetteranno in seguito di sbloccare altri dialoghi o azioni. Molte di queste azioni dovranno essere ripetute più volte per fare in modo che il giocatore raggiunga un determinato punteggio per poter poi andare avanti nella storia. Nelle mappe potranno essere trovati dei collezionabili, che poi potremo visualizzare sul computer in seguito. Il mondo di gioco può essere riassunto in 3 sezioni. La prima è la casa della nostra nuova famiglia, dove potremmo scegliere che stanza visitare e con quale membro della famiglia parlare. La seconda sezione è la scuola, questa composta da varie parti navigabili con delle frecce. Qui, oltre ad incontrare i nostri nuovi compagni di scuola, potremmo scegliere cosa fare a Travis durante tutta la settimana scolastica, assegnando punti a piacimento in base alle attività che vorremmo svolgere. La terza e ultima sessione è la mappa della città. Questa potrà essere navigata utilizzando la macchina che troveremo nel garage. Qui potremo svolgere missioni per raccogliere denaro, portare a termine alcuni compiti che ci verranno affidati, oppure incontrare alcuni personaggi per degli appuntamenti. Parlando della storia, come avrete capito un po' all'inizio del video, è abbastanza surreale. Questa, dopo un inizio interessante, si fossilizza sui classici canoni delle visual novel di questo tipo, con un'atmosfera comunque divertente e che a mio avviso riesce ad intrattenere. Molti dei personaggi che incontreremo non hanno alcun approfondimento psicologico e sono per lo più degli stereotipi dei classici individui che potremmo vedere in una qualsiasi storia con ambientazione scolastica. Anche se il gameplay e la storia non mi hanno convinto appieno, Fake Family a mio avviso recupera un po' del punteggio perso grazie al suo impatto estetico. Questo a mio avviso è di ottimo livello. Ritengo molti dei personaggi esteticamente incredibili, alcuni di questi con ottimi dettagli del viso e in alcuni casi persino con animazioni durante i dialoghi. Per quanto riguarda le animazioni, ho trovato anch'esse di alto livello, queste però con un effetto rallentatore e con una sorta di indicatore di completamento che ho gradito in parte. Adesso, come di consueto, elencherò quelli che ho ritenuto come pregi e difetti durante il gameplay. Per quanto riguarda i pregi, inizierei subito con il render, che ho trovato veramente ben fatto. Continuerei con le animazioni, anche queste molto buone. La mappa, questa che non è bellissima da vedere, ma mi è parsa un'idea ben realizzata. I consumabili, questi non introvabili come in altri titoli e con un'idea originale alle spalle. E la musica di sottofondo, che è sempre un fattore positivo. Invece, per quanto riguarda i fattori negativi, partirei con la ripetitività. Questo è sicuramente il più grosso difetto del gioco. Il far svolgere al giocatore sempre le stesse azioni per far salire una statistica rende il proseguimento spesso noioso e non appagante. La storia, che a mio avviso non particolarmente interessante, e infine la musica durante le animazioni. Questa è sempre uguale per ogni animazione e l'ho trovata personalmente non azzeccata e ridondante. Adesso, dopo aver elencato pregi e difetti, vorrei dare il mio voto, che per quanto mi riguarda si aggira intorno al 6,5. Mi aspettavo sicuramente di più da Fake Family, che perlomeno mi ha pagato dal punto di vista estetico. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, come al solito aggiungo in descrizione il Patreon dell'autore. Ricordo che se avete qualche domanda da fare o volete consigliarmi qualcosa lasciate pure un commento. Alla prossima!